Oggi parleremo delle coppie che lavorano sulle navi da crociera. Una delle domande più frequenti che viene posta da chi è in coppia e decide di unirsi per lavorare sulle navi da crociera è: posso lavorare sulla stessa nave del mio coniuge o amico? Risponderò a questa domanda tra un istante, ma prima vorrei ricordarti di mettermi un like e se poi decidi di seguirmi, iscriviti e clicca sulla campanellina per ricevere una notifica tutte le volte che pubblicherò un nuovo video. Le compagnie di crociera sanno che i membri dell'equipaggio felici rimarranno più a lungo con la compagnia e danno alle coppie sposate l'opportunità di fare domanda ed essere assunti per lavorare sulla stessa nave ed anche di condividere la stessa cabina. Quindi sì, potrebbe essere possibile, tuttavia non puoi fare un sacco di richieste prima di essere assunto. Raccomando che tu e il tuo coniuge o amico facciate domanda per la stessa compagnia di crociere, ma dovreste fare domanda separatamente e poi durante le fasi intermedie e successive del processo di colloquio dovresti far sapere al tuo reclutatore o rappresentante delle risorse umane che anche il tuo coniuge o amico è interessato a lavorare sulla stessa compagnia. Se sei sposato o in una relazione stabile, la politica della compagnia non ti consentirà di lavorare nello stesso dipartimento del coniuge /partner, poiché potrebbe sorgere un conflitto di interessi e questo si verifica sempre quando un dipendente ha interessi privati che potrebbero influenzare impropriamente o essere visti influenzare le sue decisioni o azioni nell'esercizio delle funzioni che sta svolgendo o compromettendo giudizi, decisioni o azioni. Comunque, in generale, se è disponibile una posizione per la quale il coniuge o partner è qualificato, molte compagnie di crociera cercheranno di far funzionare le cose. E per quanto riguarda l'alloggio, una volta assunti a bordo della stessa nave, il team responsabile delle risorse umane farà del proprio meglio per soddisfare le richieste di questo tipo. Le coppie sposate dovranno fare richiesta per condividere la stanza a bordo ed in generale la compagnia di crociere sarà felice di accogliere questa richiesta. Sarà importante far sapere al team delle risorse umane che sei sulla nave con tuo marito o moglie prima che assegnino le camere, in modo che i responsabili abbiano tutto il tempo per pianificare di conseguenza. Supponiamo che il tuo coniuge o partner stia già lavorando per una compagnia di crociere e tu decidi di unirti alla compagnia. La migliore linea d'azione sarebbe rivolgerti alla compagnia di crociera di tua scelta dopo aver fatto una buona impressione ed aver ottenuto il lavoro e chiedere gentilmente la nave specifica su cui vorresti lavorare. Ci sono molte situazioni in cui solo uno dei coniugi lavora a bordo e l'altro decide di restare a terra per occuparsi della casa e della famiglia. Allora la domanda che ti stai facendo è: come posso rimanere in contatto con il mondo a casa? Molte navi da crociera offrono connessioni internet per computer portatili e dispongono anche di una sala computer per chi non ha il computer. Tuttavia potrebbe essere a pagamento per entrambe queste opzioni. Se il costo è superiore a quello che vuoi pagare, allora potresti decidere di visitare uno dei tanti internet caffè che si trovano in ciascuno dei porti di scalo. È così che fa la maggior parte dei membri dell'equipaggio. Su quanto tempo avrai a disposizione nei porti di scalo ho anche fatto un video per il quale ti lascerò il link qua su. Ti consiglio di guardarlo, lì ne ho parlato approfonditamente e penso che se sei nuovo sulle navi da crociera, in qualche modo potrebbe aiutarti. Un altro modo in cui puoi rimanere in contatto con persone da casa è tramite email, telefoni cellulari, schede telefoniche e posta.
La nave mette a disposizione solo per il crew delle speciali schede telefoniche da utilizzare solo quando sei in nave. Ti ricordo che la maggior parte delle compagnie di navigazione utilizza attrezzature satellitari per le esigenze di comunicazione del personale e dei passeggeri, e questo non è sempre efficiente in termini di costi. Quindi molti marittimi usano la SIM4Crew e si fidano per le sue opzioni di semplicità, costo e pacchetto di dati. Una scheda SIM globale come la SIM4Crew è un altro servizio, è una buona opzione se tu vuoi rimanere facilmente connesso in oltre 150 paesi anche quando sei in alto mare. La posta va agli agenti della compagnia nei vari porti e viene consegnata alle navi quando attraccano. Ad esempio, ci sono tante persone che spediscono cartoline dai vari porti, ma c'è anche tanta gente che riceve pacchetti provenienti da vari distributori o addirittura da casa propria. Prima di continuare, vorrei ricordarti della mia playlist di cui ti lascio il link qui su. Lì troverai tanti video di questo genere con suggerimenti, consigli e approfondimenti sullo stesso tema. Adesso vorrei parlarti di internet e dell'adeguamento delle compagnie su un qualcosa che fino a 10-15 anni fa non veniva neanche considerato. Quindi stay tuned, presta attenzione a quello che ti dirò. Internet offre molti modi per rimanere in contatto con il mondo quando sei lontano. L'online banking, gli acquisti e la corrispondenza possono mantenere la tua vita attiva e funzionante. Io per esempio spesso faccio degli acquisti online e me li faccio recapitare direttamente in nave oppure direttamente a casa mia, e quando torno a casa ritrovo i miei pacchetti e li spacchetto. A proposito di spacchettamenti, ne ho uno che ho fatto insieme a voi e vi lascio il link qua su, dove parlo di come organizzare la valigia per andare ai Caraibi, e allo stesso tempo vi faccio vedere quali indumenti indosso o decido di portare per una vacanza ai Caraibi o una crociera o un contratto ai Caraibi. Molte compagnie di crociere si sono adeguate e concedono la messaggistica WhatsApp gratuitamente a tutti coloro che lavorano a bordo, riconoscendo l'importanza dell'equipaggio di tenersi in contatto con le proprie famiglie ed amici. Quasi tutte le compagnie di crociera più importanti hanno introdotto WhatsApp gratuito per i propri dipendenti di bordo. Il servizio di messaggistica gratuita è disponibile su tutte le navi da crociera che aderiscono. Gli SMS gratuiti di WhatsApp sono molto apprezzati e speriamo che tutte le compagnie di crociera seguano questa tendenza. Bene, fino a qui il video di oggi. Grazie per avermi seguito fino alla fine. Ti invito ancora una volta ad iscriverti per rimanere aggiornato. Non dimenticarmi di lasciarmi un like e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!